Ebbene sì, dopo un lungo percorso posso dire di esserne completamente uscito. Molti si chiederanno perché ti metti a nudo davanti alla telecamera con un argomento così delicato. L'ho fatto quando mi era esploso questo problema più di 2 anni fa e lo rifaccio ora che sono fuori, sia dalle medicine sia dai sintomi. Il motivo è semplice, ne parlo perché provandolo sulla mia pelle mi sono reso conto che è un argomento tabù, nessuno ne parla e soprattutto molti non sono così fortunati da trovare i mezzi o gli strumenti per uscirne. Nel mio piccolo voglio cercare di normalizzare questo argomento, ne soffre molta più gente di quanto si possa immaginare. Parecchi amici e colleghi con i quali mi confidavo mi dicevano che avevano avuto esperienze o che stavano facendo delle cure. La cosa mi stupì molto. Tornando a me, quando mi si presentò il primo attacco, cercai sul web opinioni, esperienze, tutto quello che potesse aiutarmi a comprendere meglio quello che mi stava succedendo. Purtroppo nulla, solo spiegazioni di vari professori, ma poche testimonianze dirette. Se vi siete persi il primo video sulla questione ve lo lascio qui sotto in descrizione o qua nelle schede. Per gli altri, rapido recap. Partiamo con il dire una cosa molto importante. Non sono né uno psicologo né uno psichiatra. Quella che sto per raccontarvi è la mia diretta esperienza per come l'ho vissuta io. Abbiamo differenti sensibilità, storie di vita ed esperienze. Questo video vuole essere semplicemente uno spunto e uno stimolo per chi si tiene dentro questo enorme problema. Stare male non è una colpa. Farsi aiutare in un momento di difficoltà nemmeno. Quello però che è sbagliato è andare sul fondo e non reagire. E per chi lo sminuisce, lasciatevelo dire, siete delle teste di cazzo. Perché nonostante io abbia provato veramente molte cose in limite, tra cui andare a 320 all'ora in pista, fare delle gare su strada dove se cadi ci lasci le penne, insomma di cose borderline ne ho fatte, il primo attacco di panico è stato di gran lunga la peggiore e più terrificante esperienza che io abbia mai provato nella mia vita. E quello che non sapevo è che era solo l'inizio. Anch'io stupidamente quando mi parlavano di attacchi di panico pensavo com'è possibile avere paura di qualcosa che non c'è neanche. Ebbene, il nome può trarre in inganno perché l'esperienza che si vive è molto più fisica che mentale. La causa scatenante? Non lo so, sarà stato il momento Covid, sarà la pressione costante alla quale sono sottoposto, o meglio, alla quale mi sottopongo io stesso. Inconsciamente forse. Tant'è che una notte completamente a caso mi svegliai come se mi avessero ficcato una siringa carica d'adrenalina dritto nel cuore. Occhio sbarrato, cuore a 1000, formicolio alle braccia, fatica a respirare con conseguente sensazione di svenimento. In breve hai la percezione di morire. Dopo questa prima esperienza, facendo un lavoro dove gestire la tensione è la base, le volte successive, quando arrivava durante il giorno, riuscivo a tenerla a bada. Ma la mente è molto bastarda. Quindi è come se ti dicesse: ah, non mi lasci la mia valvola di sfogo? Allora te la faccio pagare in un altro modo, cioè facendoti venire gli attacchi quando non sei vigile e in balia del tuo inconscio. Tradotto, mentre stai dormendo. Cosa molto rara a quanto mi ha detto la mia psichiatra. Oppure somatizzando tutto sul corpo. Per fare degli esempi, extrasistoli al cuore, tachicardie, nausee continue, sensazione di pesantezza allo stomaco, mangiavo 40 grammi di riso e mi sembrava di ingurgitare 400 grammi di carbonara. Insomma, una merda. Il tutto associato a un umore che anche a causa di questo diventava sempre più cupo. Non sto nemmeno a dirvi quanti esami io abbia fatto tra cuore, testa, stomaco, esofago, qualsiasi cosa. Mi rifiutavo di accettare che la mente potesse incasinare il fisico a tal punto. E invece, alla fine, dopo un anno di malesseri continui e sensazioni folli, ho deciso di affidarmi a uno specialista. Più precisamente una psichiatra, la dottoressa Irene Vanelli, che saluto. E mi raccomando, psichiatra, non confondetela con la psicologa. La prima ti prescrive delle medicine per la mente. La seconda, semplificando, cerca di andare alla radice del problema scatenante con vari metodi. Io, per la mia personale esperienza, per come sono fatto e per altri 1000 motivi, ho preferito andare solo dalla psichiatra. Dopo aver trovato la molecola che faceva il caso mio, perché non sempre alla prima botta la trovi, ho iniziato il percorso. Ve lo dico subito, non è una passeggiata. Questo genere di farmaci per l'ansia agisce a livello molto profondo ed è una bugia
dire che non ti cambiano. Il primo mese hai sensazioni strane. In un primo momento sembra che i sintomi aumentino. E parte subito la classica paranoia di chi inizia questo percorso perché dice cazzo, ho preso queste medicine per farmi passare questa roba e invece aumenta tutto. Passato invece quel primo scoglio iniziano a calare. Il problema vero è che si portano dietro degli effetti collaterali con i quali bisogna conviverci. Le emozioni diventano molto più piatte. È un po' come se gli up and down sparissero per lasciare spazio a una apatia profonda. Anche la sfera sessuale subisce dei cambiamenti. Per gli uomini diciamo che potreste diventare dei Rocco Siffredi in erba. Potete stare lì tutto il giorno senza arrivare mai al dunque, se così possiamo dire. Il termine tecnico è anorgasmia. A parte il primo mese abbastanza movimentato, ci si abitua comunque. E soprattutto le medicine fanno quello che devono. Ti fanno sparire i sintomi fisici e soprattutto gli attacchi. Mese dopo mese ti accorgi che le cose vanno sempre meglio. Ma io personalmente pativo molto questa mancanza di emozioni. Faccio un lavoro che è esattamente la ricerca dell'emozione. Le vittorie non mi davano più quel gusto speciale, ma anche le sconfitte non mi colpivano più così nel profondo per poi ripartire con ancora più cattiveria. Era tutto piatto, condito da una insoddisfazione generale nonostante i traguardi importantissimi raggiunti. Una mancanza di stimoli difficile da spiegare. Dopo 2 anni di percorso ho capito che era arrivato il momento, come minimo, di provare a smettere con le medicine. Sarei andato al mondiale e volevo viverlo a pieno, non con le emozioni a metà. Quindi, nonostante la mia dottoressa mi avesse sconsigliato di interrompere la cura, dato che quest'anno sarebbe stato molto più duro sotto l'aspetto della pressione, dell'ansia e via dicendo, decisi comunque di fare un programma per scalare il medicinale fino a eliminarlo. I dubbi erano molti. Mi chiedevo se appena tolto mi sarebbero tornati gli attacchi, come avrei fatto a ricominciare in mezzo al campionato in caso di recidiva dei vari problemi. Insomma, non semplicissimo. In ogni caso ho smesso e sarei un bugiardo però a dirvi è stato facile. È stato tremendamente difficile. I farmaci ti creano una sorta di cuscinetto, di comfort zone, nella quale dopo esserti abituato ai vari effetti collaterali ci stai bene dopo tutto. O meglio, ti sembra di stare bene. Posso dire che l'avere un obiettivo che mi creava una motivazione forte è stato fondamentale per smettere. Perché nel momento dell'interruzione ci sono stati 10 giorni dove mi sembrava impossibile. Mi era uscito ogni tipo di sintomo sulla faccia della terra, dalle solite cose fino al singhiozzo persistente, cioè immaginatevi avere un singhiozzo tipo per 48 ore. Veramente... Ma passato quell'enorme scoglio dove il tuo corpo le prova tutte per farti riprendere i farmaci, le emozioni tornano, tutto migliora e ti senti un nuovo te. Di sicuro ti cambia, vedi la vita da una prospettiva diversa, che è difficile da spiegare, è molto personale come cosa. Quello che ho capito è che questi problemi erano anche accompagnati da una insoddisfazione di fondo, una sorta di depressione, se così possiamo chiamarla. Il voler sempre migliorare e mettere dei paletti sempre più in alto mi ha fatto raggiungere degli obiettivi inimmaginabili all'inizio, ma mi ha allontanato dalla felicità. A cosa serve correre come un pazzo dietro soldi, numeri sempre più grandi, se poi alla fine per quei traguardi hai sacrificato tutto il resto? Che valore hanno? Queste sono solo alcune delle domande che mi hanno permesso di fermarmi per ragionare, elaborare e diventare un nuovo Luca, più consapevole e maturo. Quella che sto per dirvi può sembrare una completa banalità, ma guardandomi in giro, tutti a parole sembra che l'abbiano recepita, ma poi sui fatti non mi sembra proprio. Quindi preferisco ripeterla all'infinito. Quando guardate i social e vi sembrano tutti felici, in carriera e con il vento in poppa, non è vero. Tutti hanno 1 miliardo di problemi esattamente come voi. Instagram, Facebook, TikTok e compagnia sono solo delle vetrine dove esporre il 10% della propria vita. Non pensate di essere gli unici con paure e ansie, non è così. Come esseri umani siamo costruiti per andare attraverso sofferenza e dolore. La narrativa per la quale dobbiamo essere sempre felici e spensierati è una narrazione dell'ultimo periodo estremamente illusoria. I momenti come questi servono per uscirne migliori.
Se siete stati capaci di mantenere la disciplina portando avanti i vostri progetti e sogni attraverso certe situazioni difficili, pensate cosa sarete capaci di fare una volta che li avrete attraversati. Questa volta niente gas, solo un abbraccio. Ciao.